Buongiorno amici delle biciclette reclinate, oggi proviamo la nuova telecamera, spero si senta decentemente perché di solito il microfono non è proprio il massimo. Allora, oggi ho fatto gli ultimi test pre-campionato perché il campionato del mondo a questo punto vedo di partecipare, succeda quel che succeda, però l'idea era di capire se si poteva partecipare con la rev vecchia o con la rev PH nuova. Allora, prima di tutto faccio vedere le modifiche che ho fatto ultimamente. Allora, per riuscire ad andare più in salita avevo visto che tutto l'anteriore era un po' morbido. Allora ho fatto le seguenti modifiche: ho infazzolettato qua, ho raddoppiato questo stelo che era singolo, tipo questo, ho rifazzolettato anche dall'altra parte, tutto in carbonio, con la colla, ho raddoppiato la resistenza qua, non ho chiuso qua lasciando che sia la forcella a resistere, ma sembra andare bene. Poi quindi è molto più resistente tutta questa parte anteriore, infatti tutta questa parte qua poi dentro ho anche rinforzato con la colla all'interno, anche qua purtroppo ha strisciato un po', quindi mi ha portato via un po' di vernice. Ho messo il paracatena come del regolamento, anche perché così dovrebbe riuscire a resistere meglio alle uscite. Ho allungato la catena che era un po' corta, comunque riesce a reggere il suo 36-50 senza problemi. E poi gli ho dato una verniciata generale col trasparente, non è perfetto però comunque è un pochino meglio di prima. Vedete qua, un po' più professionale appena pieno, tanto comunque è un prototipo. Poi stamattina andando ho notato una cosa, ho notato che ero storto, proprio non riuscivo a capire come mai avevo la schiena storta, e il motivo era perché non so come mai non avevo misurato bene in bolla, qua era in bolla, qua non era in bolla, e qua c'è un supporto qua che mi è consentito con degli spessori di riuscire a ripristinare la planarità di questo. E non vi dico che mi sembra di andare tutto storto, e invece poi è andata abbastanza bene. Allora, la prova di questa mattina era quella di fare una centinaia di chilometri, alla fine l'ho fatto in due pezzi, uno da 70 e uno da 20. I primi 20 sono serviti per riuscire un po' a mettere a posto le piccole cose da fare, le piccole modifiche che avevo, per cui ho spessorato qua perché mi sentivo scomodo e ho messo una serie di spessori per appoggiare bene dietro. Adesso il comfort è assolutamente accettabile. E poi ho avuto grossi problemi qui, veramente facendo le modifiche qua non attaccava bene il cannotto dello sterzo, qui si fa molta presa in salita e questo mi si muoveva, e allora alla fine l'ho modificato rinforzando questa parte qua, adesso dovrebbe essere a posto. Cosa ho fatto? Che salita ho fatto? Ovviamente bandierina, in configurazione diciamo civilizzata, questa bicicletta pesa intorno ai 12 kg. Ricordo che qui all'interno, qui sotto ho attrezzi, qui c'è un buco, vedete? Qui c'è un buco, faccio vedere, che io tengo per attrezzi, soldi, quant'altro. Porto 10.000 lì, 10 euro, non è che porto più di tanto, per cose di emergenza. Quindi in questa configurazione con super borraccio eccetera siamo a 12 kg, quindi in configurazione race sono 11, la rev normale ne fa 9,5, quindi c'è una differenza ma non è così clamorosa. Risultati: allora, ho fatto il mio test principale, che è quello del San Carlone. Onestamente non pensavo di fare più di tanto, perché comunque è una bicicletta da pianura. Il San Carlone è una salita, vediamo qua, di 1,3 km, 87 metri di livello, 6,7% di pendenza. Ho fatto il mio record. Vabbè, non è un comp perché sono dei tratti test che ho io, però sul San Carlone ufficiale, perché c'è un pezzettino in più, sul San Carlone ufficiale sostanzialmente sono riuscito a stare sotto i 3 minuti e i 4 minuti, che è tanto perché in effetti questa non è assolutamente una bicicletta da salita, però siccome la prima parte è al 3-4%, ho notato che questa bicicletta, giustamente come abbiamo fatto vedere in tutti i vari test, è una bicicletta che quando c'è un falso piano ha un vantaggio aerodinamico notevole. E infatti alla fine della fiera il San Carlone fino al bivio, che è quello ufficiale, l'ho fatto a 19,8, vediamo un po', 19,8, e sono nella classifica 268esimo su 4.900 con una bicicletta da pianura. Sì, un po' l'ha fatto anche l'allenamento, devo dire. 3,57, il vecchio record era circa 4,04 ottenuto con la rev.
Non ero ancora al meglio delle mie possibilità per il discorso di dimagrimento, però diciamo che l'allenamento al motorone è servito tanto, veramente tanto. Quindi se il dubbio era di utilizzarla su un percorso falsopiano fino al 3-4%, questa qui è veramente un mostro, imbattibile. Poi col fatto di essere riuscito un po' a migliorare la ciclistica della parte anteriore ha cambiato tutto. Ho avuto qualche difficoltà anche nella caduta della catena, infatti poi ho modificato un po' le corone, il paracorona che infatti è un po' tutto storto, però l'ho fatto in modo tale che la catena passi esattamente attraverso e non passi di più. Quindi ho fatto un buon tempo, insomma non è un tempo eccezionale, però calcolando che ho espresso 331 watt a 162 battiti e ho fatto 18,9, io mi ricordo che il vecchio record era tipo 360 watt, quindi con 30 watt in meno, infatti perché ero stanco ma non l'avevo presa a manetta per fare il record. Tra l'altro ho avuto una difficoltà nel tornante a destra, perché questa ha un po' di difficoltà appunto nel tornante a destra. Poi va bene, quindi è andata assolutamente bene, sono molto contento, non era neanche quello. Poi ho fatto un altro test che è quello ho fatto un po' tutti i personali un po' dappertutto, di Bogogno Gattico. Bogogno Gattico è un tratto di 5 km di 100 metri di slivello al 2% di pendenza media, ma non è che è piatto, un falsopiano, va su e torna giù, cioè fa un tratto in salita e un tratto in discesa. Ho fatto il mio personale e ho tirato giù da 10 minuti, perché mi ricordo che era netto, a 8,51. Storico 20° su Strava su 1377. Quindi questo non è per sottolineare il fatto di essere bravo o meno, però in effetti con 260 watt, che non è tantissimo, ho fatto i 33,7 con questo vallonato in salita e in discesa. Sono il primo di quest'anno, tra l'altro. Quindi 8,51, gli altri tutti 8,52. Probabilmente erano in gara. Va bene. E poi ho fatto l'ultimo test, che è quello del circuito Gozzano Borgomanero, e ho fatto il secondo tempo del circuito Gozzano Borgomanero a 45,1. In realtà il test in questo caso era di vedere sui 250 watt quanto la rev potesse andare, e con 45 di media ho fatto 160 battiti a 241 watt. In realtà non sono riuscito a ottenere 250, probabilmente è una questione di inizio-fine del tratto. Sono secondo nello storico di questo circuito. Ricordo che il circuito di Gozzano Borgomanero è una specie di Monza, quindi ho fatto con meno di 250 watt i 45, mentre a Monza avevo fatto con 250 watt i 46 e qualcosa, calcolando che avevo la bandierina e che un simpaticone in rotonda come al solito ti fa la staccata e poi mi ha bloccato. Quindi io non capisco, con questa bicicletta, che è la bicicletta degli handicappati, come è possibile la domenica mattina che la gente ancora stia lì a rompermi i coglioni facendomi staccata. Abbiate pietà, sono basso, sono handicappato, passatemi sul rettilineo, non passatemi nelle rotonde. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, allora alla fine della fiera penso che questa rep sia adatta per fare il campionato del mondo. Boh, spero che vi sia piaciuto questo video con questa nuova videocamera, spero che si senta bene. Ecco qua il coniglio che è venuto fuori, non so se si vede, il coniglio che è venuto fuori a salutarci. La Maggie è lì che mi sta guardando, anzi sta guardando se c'è qualcosa da ciapare in giardino. Con questo vi saluto e alla prossima. Quindi questa rev sta facendo, diciamo, il suo dovere alla grande. Penso di usarla anche per andarci a lavoro, abbiate pietà. Quando vedete un handicappato con sta roba qua, con la bandierina, sappiate che sono io, quindi andate piano. Ciao a tutti, alla prossima, ci vediamo ai mondiali.